Ciao a tutti e bentornati a chi mi segue già. Oggi voglio fare con voi un tutorial carinissimo. Faremo un cestino molto elegante, adatto a tutti gli ambienti di casa. Avremo bisogno di due stoffe, una per la fodera interna e una per la fodera esterna. Poi avremo bisogno di un merletto. Potete utilizzarlo sia da 1 centimetro che da 1,5 centimetri. Se siete poco pratiche con il cucito, vi consiglio questo da 1,5 centimetri, perché questo da 1 centimetro è un po' più complicato da inserire. Il merletto dovrà essere lungo circa 1 metro, 1 metro, 1,20 m. Come decorazioni potremo utilizzare tranquillamente un nastrino di raso oppure dei bottoni decorativi. A voi la scelta. Ci serviranno inoltre un'imbottitura. L'imbottitura in questo caso dovrà essere piuttosto densa, ad esempio tipo questa. Questa imbottitura qui è una termoadesiva, quindi un lato è adesivato e l'altro no. È un'imbottitura alta 4 mm ed è una gomma piuma, sembra proprio una gomma piuma, non rimane morbida però rigida allo stesso tempo. Di questa imbottitura poi vi lascerò il link sotto la descrizione del video. Se in casa avete questa imbottitura da 3 mm, questa qui che si piega molto facilmente, è leggerissima, non va bene. Bene, dunque io direi di metterci al lavoro, ma prima vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e di attivare la campanella per restare aggiornati appunto sulle nuove uscite dei nuovi tutorial. In questo modo sarete sempre in prima linea per vedere i tutorial. Buona creatività a tutti! Per realizzare questo progetto noi utilizzeremo due stoffe, una per la fodera e una per l'esterno, e taglieremo la stoffa in due cerchi, uno più piccolo e uno più grande. Quello più piccolo misura 30 cm di diametro, quello più grande 32 cm di diametro, quindi 1 centimetro di larghezza in più rispetto a questo, tutto quanto intorno. Eccolo qua, ve lo faccio vedere. Inoltre avremo bisogno anche di questa schiuma qui. Questa schiuma è alta 4 mm ed è termoadesiva da un lato, quindi va applicata con il ferro da stiro sulla stoffa. La schiuma andrà applicata sulla stoffa esterna, non sulla fodera, quindi avrà la stessa identica misura del cerchio più piccolo. Prima di applicare la schiuma termoadesiva sulla stoffa, io piegherò la stoffa a metà e farò due piccoli segni con le forbici. Taglierò un pezzettino piccolissimo, ve lo faccio vedere bene. Quindi farò due piccoli segni qui, o con la penna o con la forbice, una volta piegata la stoffa perfettamente a metà. Una volta che noi abbiamo attaccato la nostra schiuma sulla stoffa, quella più piccola, quella dal diametro di 30 cm, andremo a trovare appunto il diametro. Vi ricordate, prima vi avevo fatto segnare, vi avevo fatto fare due segni, e adesso li ho recuperati e farò due segni qui nella V, dopodiché andrò a tirare una linea. Ovviamente controllo e sono perfettamente 30 cm. La penna che sto utilizzando è una penna cancellabile con il calore, quindi non avremo problemi una volta finito il lavoro che andremo a stirare. A questo punto noi andremo a misurare qui sulla riga una profondità di 8 cm e faremo un segno. Dopodiché tireremo una riga per 4 cm verso sinistra e per 4 cm verso destra. Avremo una profondità di 8 cm e 8 cm anche qui.
dovremo applicare il merletto qui. Questa cucitura andrà fatta a bordo piedino, quindi il piedino della macchina da cucire. Ve lo faccio vedere con questo trasparente, così forse è più facile per voi capire. Noi adesso andremo a cucire in questo modo qua e l'ago dovrà cadere qui sul bordo del merletto. Adesso ve lo faccio vedere con la macchina da cucire. Allora, noi posizioniamo il piedino in questo modo qua e vediamo che l'ago appunto va qui, quindi noi dovremo mettere il nostro merletto, l'ago, che cade appunto ad 1 millimetro dal bordo del merletto. Adesso faremo l'altro lato, sempre con un pezzettino fuori. Mi raccomando di lavorare lentamente, non siate veloci, altrimenti il lavoro non viene accurato. Come potete vedere è cucito sul bordo ad 1 millimetro circa dal bordo del merletto. Adesso noi metteremo dritto contro dritto la parte della fodera, quindi la parte sopra. Fermeremo con degli spilli . Una volta fermato con gli spilli andremo a cucire esattamente sopra la cucitura che abbiamo fatto prima, quindi cuciremo esattamente qui. Adesso andremo a stirare. Dopo aver ribattuto la cucitura tutta quanta intorno, qui vicino al bordo, andiamo a tagliare queste due parti qui. Adesso andiamo a piegare le nostre parti in questo modo qui e dovranno essere tutte quante a filo. Ho preso 2 ritagli di stoffa di quando ho tagliato il cerchio della fodera e li ho piegati a mo' di sbiego, quindi ho stirato prima mettendo il tessuto in doppio e poi ho stirato in questo modo qua. Vi do soltanto una misura, quella dell'altezza, 3 cm e mezzo di altezza, perché la lunghezza adesso, come vedrete, l'importante è che entra questa parte qui più un pezzettino qui e un pezzettino qui. Adesso ve lo faccio vedere subito.
Ed eccolo qui il nostro cestino terminato. Io ho messo un fiocchetto anziché un bottone perché lo volevo più romantico rispetto ad essere, diciamo, un po' più rustico, ecco. Poi dipende sempre dove lo dovete mettere, se lo dovete mettere in bagno, in camera da letto, secondo me è più bello con il fiocchetto. Se lo dovete mettere, non lo so, in cucina, in uno studio, può andare bene anche con il bottone. Una cosa, prima che me lo chiedete sui commenti, ve lo dico io. Allora, ci vedete benissimo, non è un problema di luce. Ho fatto io un macello con il merletto. Infatti, siccome erano vicini l'uno all'altro quando stavo cucendo, purtroppo ho preso un merletto beige e un merletto bianco e l'ho montato. Quindi mi dispiace ragazze, sono pessima, però ormai è andata così. Il procedimento è corretto, i passaggi sono tutti quanti giusti. L'unica cosa che non va bene appunto è il colore del merletto, che avendo lo stesso merletto e stavano appunto vicini, purtroppo ho messo, eccolo qua, merletto beige e merletto bianco. Dunque, voglio farvi vedere una cosa. Allora, io questo cestino qui l'ho fatto appunto, come avete visto, con quel tipo di schiuma, che è una schiuma che assomiglia molto alla gomma piuma ed è di 4 mm. Resta molto rigida, quindi il cestino resta perfettamente in piedi. Se ci mettiamo una cosa anche pesante non si piega, vedete? No, rimane in forma, diciamo, ecco. Ne avevo fatto un altro e l'ho fatto però con un'imbottitura leggera, cioè nel senso che è molto morbida, rimane molto morbida, sempre termoadesiva ma rimane morbida. Infatti questo qui, se voi ci mettete una forbice dentro, eccolo qua quello che fa. Quindi io vi consiglio di utilizzare un'imbottitura estremamente compatta. Questo qui è fatto con un diametro di 30 cm, questo qui è fatto con un diametro di 40 cm. Io direi di non scendere troppo sotto i 30 cm perché sennò vi viene veramente una cosa piccolissima che diventa complicato anche da cucire. Allora, diametro di 40 cm, il cerchio della stoffa esterna, quindi il cerchio della stoffa interna, ricordatevi sempre 2 cm in più, quindi 42, mentre qui era 30 e il diametro della fodera era 32. Qui abbiamo fatto un taglio, ve le ricordate? Quelle che abbiamo tolto prima? Di profondità di 8 cm e poi 4 cm di qua e 4 cm di qua, quindi 8 e 8. Mentre qui io il taglio l'ho fatto di profondità di 10 cm, 5 e 5. A me non resta che salutarvi e rimandarvi al prossimo video, ma prima vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e di attivare la campanella per restare aggiornati sulle prossime uscite di video. Poi ovviamente, se il video vi è piaciuto, di condividerlo. In questo modo aiutate attivamente il canale a crescere. Ciao!